Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete visto dalla intro, oggi andremo a fare il tagliando alla mia Nissan Qashqai. Per l'occasione andremo a mettere questo tipo di olio Bardal con gradazione 5W30 con specifica C3 C4. Io ho voluto provare questo olio, di solito metto il Motul, ma comunque ragazzi l'importante è che andiamo a mettere la specifica adatta per la motorizzazione della nostra Nissan Qashqai. Come al solito nella descrizione del video troverete sia i link per chi vuole acquistare questo kit, ma soprattutto vi lascio la tabella proprio della Nissan con tutte le specifiche di ogni olio che va inserito su ogni tipologia di motorizzazione, 1600, 1500, 1700 ed altro. Ragazzi, lo faccio solo per voi, non mi va proprio, non mi va di fare questa cosa. Tempo fa ho acquistato questo kit, quindi si è stagionato perfettamente e devo andarlo a mettere. Ormai la mia Nissan ha raggiunto 50, quasi 60.000 km, ho terminato i famosi 3 anni di garanzia, quindi cerco di andare a risparmiare qualche soldarello. Calcolate che un kit del genere, compreso di olio, filtro gasolio, filtro aria motore, costa all'incirca sulle 100-110 euro. Quanto spendete per fare il tagliando alla Nissan? Oh, ma ci staranno a più culo questi? No! La rogna di questa cosa che non mi va di fare è sollevare la dovettura, infilarsi sotto e smontare quel carter con tutte quelle bulloncini piccoli, quei fermi in plastica. Quindi armiamoci di buona pazienza, santi Dio, e mettiamoci all'opera. Dimenticavo, qua sopra poi vi lascio il link della sostituzione del filtro del gasolio che ho già fatto in precedenza, senza il sensore sopra, perché va riutilizzato il nostro sensore originale, quindi smontato dal filtro vecchio e messo sul filtro nuovo, così siamo sicuri che non darà nessun tipo di errore. Un'altra cosa, ovviamente io non sono né un meccanico e né un tecnico, sicuramente qualche stronzata in questo video lo andrete a vedere. Sono uno come voi che si arrangia a fare questi lavori, abbiate pietà. E se avete il telefono e un'applicazione per scancellare questo QR code potete andare a vedere tranquillamente la specifica. Apriamo l'URL. E ci dà tutta la specifica. Scheda prodotto XTA 5W30 Acea C3C4, descrizione, ok? E soprattutto possiamo andare a vedere se ovviamente l'olio che abbiamo acquistato è originale, anche quello c'è. Ragazzi, allora vi faccio vedere con il crick della Nissan, quindi almeno così potete fare tutto il lavoro in totale autonomia, o almeno ci proviamo. Qui c'è un incavo qua sotto e il crick va inserito all'interno di questo incavo. Se avete, mettete delle tavole di legno in modo che così possiamo comunque alzare di più l'autovettura per andare a mettere poi i cavalletti. Guanti. Poi andiamo a inserire il cavalletto sotto al triangolo, mettiamo un pezzo di legno per non rovinare il bullone o altro, caliamo leggermente i crick in modo che così la macchina si va a assestare. Vedete, questo ormai una volta che ha preso non si muove più, in modo che siamo sicuri che c'è sia il crick che il cavalletto. Iniziamo subito da questi qua giù, ragazzi. Io tolgo questi sotto in modo che così il carter scende e poi mano a mano lo sfilo, perché se tolgo subito quelli davanti mi cade in faccia. Poi ognuno ha la tecnica che meglio preferisce. Quindi questi qua sotto sono in plastica, sono fermi in plastica che dobbiamo sollevare la parte centrale. Poi faccio vedere come è fatto. Eccolo qua.
Vedete come è fatto? Quindi serve solo un giravite spaccato, bisogna sollevare la parte centrale e poi sfilarlo. Ok, questi qua giù sono tutti in plastica. Che cazzo di lavoro, ma chi me lo fa fare ora sapevo io. Andiamo bene. Altri fermi sempre in plastica che vanno sfilati, anche questi, eccolo qua, e l'ultimo eccolo qui. Quanti cazzo ce n'ha, per carità, eccolo qua. Oh, questi in plastica dovrebbero essere finiti. Adesso ci sono i bulloncini da 10 e quelli con testa a croce, uno qua giù, eccolo qua, i bulloncini da 10. Ok, eccolo qua. Alleluia, alleluia. Scirua. Allora, una volta che abbiamo recuperato il contenitore per poter mettere l'olio esausto, ci dobbiamo procurare anche una chiave quadra da 8 per rimuovere il bullone della coppa. Ok, levate anche la rondella, tiratela giù, altrimenti vi cade nel secchio. Ecco qua, pensavo peggio. Mentre l'olio sta scolando sotto, rimuoviamo anche il tappo. Abbassiamo di nuovo la dovettura, la mettiamo in piano, in modo che così, se è rimasto un po' d'olio all'interno della coppa, fuoriesce anche quello. Come vedete, sta fuoriescendo ancora altro olio. Quando non esce più olio, quando non goccia più, andiamo a rimettere il tappo. Volevo darvi un consiglio, non mi ricordo se ve l'ho detto all'inizio: prima di effettuare questa operazione tenete accesa la dovettura per un paio di minuti, in modo che così si scalda leggermente l'olio e poi defluisce in maniera un po' più semplice. Allora, per questo tappo la guarnizione diciamo che è ancora integra, vedete che all'interno ha una sorta di o-ring, non perdeva prima, quindi se non perdeva e non è rovinata la rondella possiamo anche riutilizzare la stessa. Poi andiamo a serrare il tappo con una chiave dinamometrica a 50 Nm. Se non avete la chiave potete crearvela. Vedete, questo era uno snodo di un cricchetto, basta un po' di fantasia, andiamo a limare le 4 parti per poter creare una chiave. Molto fai da te, però funziona. Così possiamo andare a stringere adesso il bullone in maniera corretta. Olio non esce più, ecco l'ultima goccetta. Andiamo a rimettere il bullone. Ragazzi, l'importanza di stringere questo bullone in maniera corretta è data dal fatto che la coppa è in alluminio, quindi se stringiamo troppo il bullone potremo andare a fottere la filettatura, quindi se abbiamo una dinamometrica ben venga, altrimenti stringete insomma in maniera adeguata senza esagerare. Una volta che abbiamo stretto il bullone, adesso andiamo a rimuovere il tappo dove c'è il filtro dell'olio. Per fare ciò abbiamo bisogno di una 27 a bussola.
Vediamo un po' se ce la facciamo con le mani. Eccolo qua. Andiamo a rimuovere il filtro. Questo è a pressione, ragazzi. Bisogna tirare verso l'alto. Fate attenzione, vedete che è pieno di olio. Una volta tolto il filtro, ricordiamoci che dobbiamo cambiare l'o-ring. Questo è il filtro. Per rimuovere l'o-ring vecchio, utilizzate un cacciavitino spaccato. Eccolo qua. E poi lo fate uscire. Fatto ciò, andiamo a rimettere l'o-ring questo nuovo. Facciamo scendere fino dentro la guida in questa maniera. Poi con un pochino d'olio glielo passiamo intorno. Andiamo a inserire il filtro. Questo deve fare uno scattino quando entra. Eccolo qua, avete sentito? Allora, questo va invece stretto a 25 Nm. Intanto stringiamo così e poi lo andiamo a serrare con la dinamometrica. Possiamo rimontare adesso tutta magazzo si chiama, lo scafandro qua sotto. Ma che cazzo dici? Ragazzi, prima di andare a rimontare il carter sotto al motore, verificate che i fermi che avete tolto in plastica siano integri, perché la maggior parte si vanno a rovinare durante l'estrazione. Per questo motivo vi lascio nella descrizione del video i link dove andarvi a recuperare i fermi nuovi. Allora, partiamo al contrario, quindi iniziamo con i dadi da 10, lo appuntiamo. Allora ragazzi, ho messo 4 litri di olio. Adesso accendiamo un attimo l'autovettura in modo che l'olio vada a inserirsi nel filtro dell'olio, poi lasciamo riposare un attimino, andiamo a verificare il livello dell'olio come sta e poi aggiungiamo il resto. Il livello è al minimo, quindi andiamo ad aggiungere il quinto litro di olio. Ragazzi, è un po' più su del minimo, secondo me ci vuole almeno un altro mezzo litro ci vuole, quindi intorno ai 5 litri e mezzo, anche 6. Però adesso lo facciamo un attimo riposare e poi lo ricontrolliamo con calma. Quando avete messo l'olio necessario, non buttate subito i barattoli, praticate un foro qui, vedete, su ogni barattolo e scolatelo bene perché rimane all'interno un po' d'olio. Una volta terminato il lavoro, smaltite correttamente l'olio esausto o lo portate presso un'oasi ecologica o dal vostro benzinaio di fiducia, mi raccomando.
Bene amici, siamo giunti al termine di questo lavoro, quindi abbiamo visto insieme come sostituire olio motore e filtro olio motore sulla Nissan Qashqai 1600 DCi 131 cavalli. Spero che questo tutorial possa tornarvi utile per chi volesse come me effettuare il lavoro in totale autonomia. Sicuramente andrete a risparmiare bei soldini. Poi come al solito nella descrizione del video vi lascio i link per andarvi a acquistare i kit che ho acquistato io o su eBay o su Amazon, vediamo dove riesco a farvi risparmiare un po' di più. Detto questo, noi come di consueto ci vediamo in uno dei prossimi video. Mi raccomando, se lo stesso vi è tornato utile, vi è piaciuto, pollice in su come sempre. Solo per la fatica che ho fatto per realizzare questo tutorial meriterei un bel pollice in su, a parte gli scherzi. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi, a voi non costerà nulla, a me darete la possibilità di poter realizzare altri tutorial. Ciao belli, alla prossima, statemi bene.